Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Niente da fare questo mese di giugno a livello di finali internazionali. Non c'è niente da fare, le si perdono tutte. Manca la Nations League. Saranno gli azzurri senior ovviamente a portare a casa qualche trofeo, risultato positivo a livello internazionale, chi lo sa. Finale persa del mondiale under 20, ovviamente avevate capito che parlavamo di questo in questo video. Finale persa 1-0 con l'Uruguay con un gol all'86esimo. Però c'è da dire ragazzi che l'Uruguay era e lo si vedeva in campo un tantino superiore agli azzurri, che hanno fatto un grandissimo mondiale, sono arrivati in finale, se la sono giocata fino all'86esimo e sarebbe stata una partita che senza quei due rimpalli, perché poi ci sono due rimpalli fortunosi sul gol dell'Uruguay, sarebbe andata sicuramente ai calci di rigore, perché l'Italia comunque sì, qualcosina ha subito, ma era così quadrata a livello difensivo che potevi arrivare altre 50 volte sotto la porta, difficilmente avresti segnato, quindi partita che poteva andare tranquillamente ai calci di rigore, ma comunque vince l'Uruguay per ciò che si è visto anche in campo nei 90 minuti, meritatamente, perché a livello di gamba, a livello di calcio giocato e a livello di offensività, diciamo, della squadra, è una spanna sopra gli azzurri, senza se e senza ma, anche se agli azzurri va fatto un grande applauso per tutto il cammino che hanno fatto in questo mondiale. Nessuno ci avrebbe scommesso un euro sugli azzurrini in finale. È successo, hanno onorato la competizione. Chi non ha onorato la competizione è la FIFA, perché giocare su quei campi di patate è uno schifo vederlo già a noi da telespettatori. Immagino giocarci poi dove la palla ha dei rimbalzi assurdi. L'Italia si è ritrovata a non poter giocare palla a terra, ma non solo ieri, nelle altre partite. Anche nelle altre partite devi comunque adeguarti a un campo di gioco completamente in pessime condizioni, non potendo giocare tantissimo palla a terra. L'Uruguay ci è riuscito, ma comunque hanno avuto anche loro le stesse difficoltà, perché i rimbalzi che aveva il pallone ieri sera erano qualcosa di inimmaginabile. Poi una competizione del genere è la finale di un mondiale under 20, ma che figura ci facciamo? Cioè, che figura ci fate? Perché io, figuriamoci, ma che figura ci fa la FIFA a giocare su campi del genere, che poi sono anche impianti blasonati, tenuti così, e organizzi un mondiale e dice, beh, non vi preoccupate, giochiamo, ci mancano le zolle, tra un po' esce il cemento da fuori, da sotto l'erba, non c'è l'erba, a centrocampo addirittura c'erano le linee che portavano all'area di rigore, per vie centrali era marrone come un campo di terra battuta. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Non si può fare una cosa del genere, per me non esiste. Non esiste, per l'incolumità dei calciatori in primis, per lo spettacolo che una competizione deve offrire, può offrire, e il campo non può essere il fattore determinante di una partita di calcio. Lo può essere il campo se sei in caso fuori casa, ma non il terreno di gioco. Cioè, non è concepibile nemmeno in competizioni minori, che siano promozione, che sia una serie D, che sia anche la serie C, ma addirittura in una finale di un mondiale, che poi è un under 20, dice ok, ma tanto è il mondiale under 20. Che significa? È una competizione FIFA ed è un mondiale da giocare, e non si riescono a trovare 5, 6, 7 campi di calcio, o meglio, a fare solo il manto di 5, 6, 7 campi di calcio per ospitare la competizione. E allora continuate a fare sempre nelle vostre tasche, non investite praticamente niente, che andate bene, andate avanti così e sarete sempre rinomati. Come diceva il buon Diego qui dietro, lo sapeva benissimo da chi era organizzata la FIFA e come veniva gestita. Ma questo è un altro fatto. Comunque gli azzurri hanno meritato la finale,
Non voglio dire avrebbero meritato la vittoria perché ragazzi dobbiamo essere obiettivi sul campo. L'Uruguay ha fatto qualcosina in più, un bel po' in più nella partita di ieri, però il cammino degli azzurri non può essere giudicato solamente dalla sconfitta in finale, per chi ha visto ovviamente tutto il mondiale under 20. Adesso questi ragazzi devono giocare nei club di appartenenza titolari, bisogna farli giocare titolari, poi vedremo i senior e i top player della nazionale maggiore cosa riusciranno a fare in questa Nations League. Ne vedremo delle belle, ragazzi, restate sintonizzati. Forza Italia in questa Nations League che ci vedrà impegnati, non lo sappiamo come andrà a finire, comunque la competizione per ciò che offre e per gli obiettivi che puoi raggiungere con la vittoria comunque sono competizioni fatte tanto per giocarla, perché non sono per niente d'accordo nel giocarla così per i privilegi che offre, diciamo, la Nations League, però vedremo se l'Italia maggiore porterà almeno un piccolo trofeo in questo giugno dove le finali internazionali sono andate tutte quante in malora. Questo era quanto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao!